Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz07x e benvenuti al pre-QuakeCon 2024, dove ogni anno prima del QuakeCon vi elenco tutto quello che bisogna sapere prima dell'evento e anche alcune speculazioni su ciò che potremo vedere nel corso delle giornate. E beh, senza tergiversare troppo, direi che possiamo cominciare subito. Quest'anno il QuakeCon si terrà a Grapevine in Texas dall'8 all'11 agosto. Ovviamente saranno immancabili alcuni pilastri dell'evento, come il Dirty Keyboard Contest, i giochi a tavolo, gli spazi dedicati agli sponsor, ma soprattutto il BYOC LAN Party, che tuttavia quest'anno ha una novità piuttosto importante. Infatti per chi vorrà partecipare portando il proprio PC o noleggiandone uno sul posto dovrà avere un biglietto specifico, siccome da quest'anno avremo oltre al biglietto da $15 per accedere al centro dove si terrà l'evento, anche 3 diversi tier di biglietti per partecipare al LAN Party, dato che il biglietto base ora permetterà solo di fare da spettatori nella sala LAN, e questi tier sono Standard, costo $75, Premium ben $200 ed Elite, che si può ottenere grazie ad un'estrazione casuale. Inoltre avremo anche eventi a tema Fallout come il Camp Contest, dove verranno valutati migliaia di accampamenti nella zona contaminata di Fallout 76 in diretta, o ancora il PC Mod Contest di GeForce Garage, dove i costruttori di PC più estrosi e audaci potranno cimentarsi in una vera e propria competizione a premi a chi ha il computer più originale. Inoltre non mancheranno gli spazi dedicati agli altri titoli di ID e Bethesda come Starfield, The Elder Scrolls, Doom e il precedentemente menzionato Fallout. E in più anche quest'anno l'evento ospiterà gli animali in cerca di una nuova casa del Dallas Pets Alive. Inoltre è importante anche parlare della Quake Pro League, che infatti a partire da quest'anno non si svolgerà più. Ciò nonostante, l'ID ha deciso di lasciare spazio ai fan ed eventualmente supportarli qualora decidessero di indire i propri tornei non solo per Quake Champions ma anche per tutti gli altri titoli della serie. Per quanto riguarda gli ospiti ancora non sappiamo molto, lo scorso anno abbiamo persino assistito alla partecipazione di John Carmack stesso. Ma parliamo ora di cosa potremmo aspettarci di vedere al QuakeCon 2024. Lo scorso anno abbiamo visto l'annuncio e il rilascio immediato di un remastered di Quake 2 e come di consueto fino allo scorso anno la finale della Pro League. E quest'anno, visto il recente annuncio all'Xbox Showcase di giugno di Doom di Dark Ages, è possibile che avremo altre informazioni riguardo ad esso, come magari un secondo trailer e possibilmente anche una data di uscita precisa. Per quanto concerne invece possibili annunci di altri titoli, beh, non possiamo parlare con certezza. Infatti non sappiamo molto riguardo agli altri progetti su cui sta lavorando al momento la ID, sia di fatto in termini di sviluppo che in ambito di progettazione, ma è plausibile pensare che al momento siano al lavoro su altri titoli oltre a The Dark Ages, considerando anche che la società tra lo studio di Dallas e quello di Francoforte ha superato nell'ultimo anno i 300 dipendenti. A gennaio di quest'anno la fiamma dei fan di Quake è stata riaccesa da pochi secondi nel teaser trailer di Indiana Jones and the Great Circle, quando su una lavagna abbiamo potuto vedere il logo di Quake con a fianco scritto Quake 6. E dunque può essere possibile che Machine Games, che attualmente sta portando avanti anche la serie reboot di Wolfenstein, altra grande serie dell'ID, si stia anche occupando di un sesto capitolo della serie di Quake o addirittura un reboot vero e proprio? Non possiamo di certo escluderlo, anche se le possibilità di vedere l'annuncio di un nuovo capitolo della serie al QuakeCon di quest'anno non sono molto alte, comunque voglio mantenere un po' di ottimismo, dato che in questi ultimi anni abbiamo visto una notevole ripresa di interesse verso il franchise di Quake con i remastered del 2021 dello scorso anno. E sicuramente il riammodernamento dei titoli precedenti può essere il preludio al continuo del filone narrativo cominciato da questi. Per quanto riguarda invece Remastered, anche qui abbiamo delle incertezze, sia su quale possa essere il titolo protagonista di un prossimo Remastered, che anche sulla sua data di annuncio e di uscita. Infatti la serie di Quake a questo punto è divenuta imprevedibile come un terremoto. L'avete capita? Quake, terremoto? No, eh? Vabbè, dai, andiamo avanti. Invero, tra i fan c'è indecisione tra quale titolo sarà remasterizzato, se Quake 3 Arena e Team Arena o Quake 4. Il primo caso è possibile dato che quest'anno sarà il 25° anniversario di Quake 3, e quale occasione migliore per riammodernare questo gioco cult degli shooter in prima persona che altrimenti necessiterebbe di modifiche per essere compatibile con i PC più recenti. Però c'è chi tra i fan dice che un remaster da Quake 3 non serve dato che abbiamo già Quake Live e Quake Arena Arcade su Xbox 360, che tra l'altro con la chiusura dello store digitale di Xbox 360
360 è destinato a sparire a breve, ma bisogna tenere a mente che Quake Live, anche se include contenuti da Quake 3, comunque non è da considerarsi un remastered, quanto più una sorta di spin-off sulla base del terzo gioco, dato che alla fine usa sempre l'ID Tech 3. E stesso identico discorso vale anche per Quake Arena Arcade. E vorrei farvi presente che i remastered che abbiamo visto negli ultimi anni sono stati anche motivo di preservazione storica dei contenuti rimossi dei giochi o esclusivi di loro determinate versioni, e Quake 3 ha tanti contenuti esclusivi delle sue varie versioni, basti pensare ai livelli single player di Revolution per PS2, che se aggiunti al remastered garantirebbero una campagna single player sicuramente più rifinita e completa, o ancora ai contenuti esclusivi del porting per Dreamcast e di Arena Arcade, per non parlare di eventuali contenuti rimossi durante lo sviluppo che sicuramente farebbe piacere avere all'interno del gioco. E a proposito di Quake 3 Remastered, vorrei mostrarvi questa immagine che ho trovato su Reddit a settembre dello scorso anno, dove vediamo Ranger, Bitterman e Sarge parlare di un remastered, con Sarge che si congratula con gli altri due protagonisti e dice di pensare di essere il prossimo a ricevere lo stesso trattamento, ma Bitterman dice che ne ha già avuti due riferendosi ad Arena Arcade Live, e Sarge controbatte provando a dire che non erano effettivamente remastered, e poi subentra Ranger dicendo che lui che è di Quake ha un remastered, Bitterman di Quake 2 ne ha due, e quindi questo vorrebbe dire che Sarge, protagonista del terzo capitolo, potrebbe averne 3. E poi vediamo scritto in gigantografia I want to believe, con un 3. Ora, questa è ovviamente solo un'immagine fatta per scherzo da un fan che ovviamente non ha alcun significato al di fuori di divertire e farci sospirare dicendo magari fosse così. Però ho comunque deciso di inserirla in questo video perché penso che questa I want to believe, io voglio credere, sia un po' quello che ogni fan di Quake 3, me compreso, porta con sé pensando ad un futuro per questo gioco. Parlando invece di Quake 4, questo titolo del 2005, sequel diretto di Quake 2, è un altro possibile candidato per un remastered. Infatti, malgrado le qualità grafiche e tecniche dell'ID Tech 4, gli anni cominciano anche su di lui a farsi sentire. E anche se avessimo per certo quale possa essere il prossimo titolo remasterizzato, comunque non saremmo in grado di dire con certezza se verrà annunciato e rilasciato quest'anno o il prossimo. Infatti, finora l'ID ha adottato una strategia di rilasci biennali per questi remastered ad opera di Night Dive Studios, e qualora decidessero di proseguire in questo modo, allora sarebbe più plausibile pensare di vedere un nuovo remaster il prossimo anno. Tuttavia, quest'anno e il prossimo rappresentano due date significative per Quake 3 e Quake 4, dato che, come abbiamo detto poco fa, quest'anno sancirà il 25° anniversario di Quake 3 e il prossimo il 20° di Quake 4, quindi sarebbe sensato da questo punto di vista optare per dei rilasci annuali. Però solo col passare del tempo saremo in grado di dire con più certezza cosa ci potremo aspettare. Infatti penso che circa una settimana prima dell'evento cominceremo ad avere più informazioni qualora fosse davvero in arrivo qualcosa, come ad esempio contenuti inerenti a un determinato titolo all'interno di altri prodotti dell'ID, come abbiamo visto ad esempio lo scorso anno con le armi, i nemici e le mappe a tema Quake 2 e Mighty Doom, o ancora tramite i siti internet delle commissioni di classificazione che solitamente pubblicano o talvolta riconfermano i rating dei giochi in vista degli annunci. Comunque, per il pre-QuakeCon di quest'anno è tutto, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre aspettative per l'evento di quest'anno, e anche se lo vedrete online o se assisterete di persona. Comunque, buon QuakeCon 2024 a tutti, e noi ci vediamo in un prossimo video.